Kubiark è l'infrastruttura desktop virtualizzata realizzata e mantenuta da InnoView. È attualmente commercializzata in appliance, ovvero hardware più software, nella formula chiave in mano, quindi server più software Kubiark più terminali di accesso all'infrastruttura. Normalmente vengono utilizzati come terminali dispositivi Thin Client a risparmio energetico, monitor, tastiera e mouse. Il cliente può comunque acquistare esclusivamente i server Kubiark e utilizzare i suoi dispositivi come terminali dell'infrastruttura. In quel caso verificheremo la compatibilità dei suoi dispositivi con il sistema. Il software Kubiark lavora a un livello successivo a quello del motore di virtualizzazione e gestisce utenti, virtual machine e servizi, permettendo al cliente di gestire in autonomia e con semplicità la sua infrastruttura virtualizzata. Vediamo adesso una panoramica delle principali funzionalità del prodotto. Eseguiamo un accesso a un terminale Kubiark. Obiettivo di Kubiark per l'utente finale è quello di rendere indistinguibile l'esperienza di utilizzo della virtual machine da quello di una macchina fisica. L'utente può comunque accedere al motore di virtualizzazione ed eseguire dei semplici comandi ricorrendo alla toolbar di Kubiark, accessibile in basso al centro attraverso il bottone verde. La toolbar di Kubiark permette all'utente di agire sul motore di virtualizzazione, innanzitutto verificando quali macchine virtuali sono per lui accessibili. Si preme la freccetta del menu a tendina e il sistema visualizza le macchine virtuali dell'utente. Esistono due tipologie di macchine virtuali che può utilizzare l'utente, che sono la macchina personale, ovvero legata all'utenza specifica, e la macchina terminale, che è accessibile all'utente perché è legata fisicamente al terminale attraverso cui sta eseguendo l'accesso. In questo caso l'utente può ricorrere a due macchine virtuali, una macchina personale Windows 10 e una macchina terminale Linux. È possibile eseguire a caldo uno switch dell'ambiente di lavoro da una macchina virtuale all'altra semplicemente premendo sul nome della macchina virtuale. Eseguiamo lo switch alla macchina Linux. Richiamiamo la toolbar di Kubiark ed eseguiamo nuovamente lo switch alla macchina personale. Ovviamente è possibile migrare l'ambiente di lavoro personale da un terminale all'altro. Lo vediamo brevemente. Visualizziamo una foto sul terminale corrente. Dopodiché decidiamo che l'utente che sta utilizzando il terminale B si sposta sul terminale A. Eseguiamo il logout dell'utente, in basso a destra tasto Home, in alto a destra logout. L'utente adesso che si trova al terminale A esegue l'accesso. Eseguiamo adesso un ulteriore accesso con un'altra utenza sul terminale B.
Utilizzeremo adesso un utente che ha permessi di amministratore. Verifichiamo anche in questo caso quale macchine virtuali può utilizzare l'utente premendo sul menu a tendina, e vedrete che adesso la macchina personale ha un nome diverso, mentre la macchina terminale ha sempre lo stesso nome. Ulteriori comandi che può utilizzare l'utente sono l'avvio e lo spegnimento della macchina virtuale, la rigenerazione dell'ambiente di lavoro a uno snapshot prestabilito, che vedremo attraverso questo menu sulla destra, poiché finché la macchina virtuale è in esecuzione l'utente non può procedere con la rigenerazione dell'ambiente. Premiamo sull'icona di CubeArk sulla destra e troviamo ulteriori comandi. Gestione snapshot permette all'utente di verificare quali sono gli snapshot eseguiti per la sua macchina virtuale, di creare nuovi snapshot e di ripristinare il suo ambiente di lavoro a un determinato snapshot. Vengono eseguite automaticamente dal sistema una serie di snapshot pianificati più lo snapshot della creazione della macchina virtuale. Non eseguiremo adesso lo snapshot poiché la macchina virtuale è in esecuzione. L'utente con specifici permessi può anche visualizzare o prendere il controllo di ulteriori macchine virtuali in esecuzione all'interno dell'infrastruttura. L'utente Alice sta eseguendo la sua macchina virtuale su un altro terminale, l'utente Carla, quello che noi ora stiamo utilizzando, può prendere il controllo o visualizzare il suo ambiente di lavoro. Prendiamo il controllo dell'ambiente di lavoro di Alice. Come vedete c'è concorrenza non solo in visualizzazione ma anche concorrenza di controllo della macchina virtuale. Andiamo adesso a vedere una panoramica del pannello di amministrazione dell'infrastruttura CubeArk. Tasto Home in basso a destra, tasto Admin in alto a destra. Questo è il pannello di amministrazione in produzione fino a dicembre del 2020. Nei primi mesi del 2021 verrà messo in produzione un nuovo pannello di gestione che permetterà anche l'integrazione di più isole logiche o fisiche di CubeArk. I principali comandi che è possibile eseguire dal pannello di amministrazione prevede innanzitutto di gestire gli utenti censiti nell'infrastruttura, quindi non solo quelli attualmente censiti, ma anche la possibilità chiaramente di aggiungere ulteriori utenti, impostando già un primo livello di personalizzazione dei servizi a cui può ricorrere. Inoltre, l'utente con diritti di amministratore può innanzitutto gestire i master, ovvero quelle immagini disco virtuali che vengono utilizzate come base per creare le virtual machine. L'utente può censire ulteriori dischi. I PC template, ovvero i template delle virtual machine, quindi quei modelli di macchina che vengono utilizzati
quando bisogna creare una nuova virtual machine partendo da un master, quindi da un disco di base, e assegnando un primo livello di personalizzazione, sia a livello delle risorse virtuali assegnate alla macchina virtuale, sia a livello dei principali personalizzazioni e opzioni assegnate all'utente. Qui è possibile verificare il master da cui parte il template. Torniamo indietro. I PC, ovvero le virtual machine censite a sistema. Queste sono le macchine virtuali di questa installazione dimostrativa. È possibile verificare il template della macchina virtuale e modificare anche le risorse assegnate alla macchina. Inoltre è possibile anche eseguire delle operazioni specifiche sulla singola macchina virtuale. Premiamo su Avanzate, sulla riga della macchina virtuale, in Operazioni avanzate, questi sono i comandi che possiamo eseguire sulla macchina virtuale. La possiamo avviare, spegnere, ripristinare allo snapshot o eleggerla a nuovo master. È possibile inoltre collegare alla macchina virtuale dei dispositivi USB collegati al server. Lo vediamo nello specifico. È infatti possibile attraverso QBARC sia collegare e assegnare dei dispositivi USB al server e collegarli alle singole specifiche macchine virtuali, ed è anche possibile collegare al singolo terminale dei dispositivi USB e di metterli a disposizione dell'utente. Vediamo il primo caso. Colleghiamo fisicamente al server un dispositivo USB, dopodiché dal pannello di amministrazione andiamo a verificare se il dispositivo USB adesso è disponibile per essere collegato. Eccola qua, questa è la chiavetta USB ed è possibile collegarla direttamente alla macchina virtuale e renderla disponibile quindi solo a specifiche macchine virtuali. Vediamo adesso un secondo caso in cui colleghiamo ad esempio una chiave hardware al terminale. Usciamo dal pannello di amministrazione, torniamo in visualizzazione della macchina virtuale, come vedete il dispositivo è stato correttamente collegato alla virtual machine. Scolleghiamo adesso il dispositivo e torniamo sul pannello di amministrazione. Procediamo con la veloce panoramica. Siamo arrivati ai template di PC, ai PC, ovvero le virtual machine. Siamo ai task, ovvero quelle operazioni che possono essere eseguite su più macchine virtuali o più terminali ed eseguiti in un momento storico specifico. È possibile creare task pianificati da eseguire quindi con una cadenza periodica o da eseguire a caldo.
In questo caso sono censiti tutti i task di creazione degli snapshot, quindi di punti di ripristino delle macchine virtuali, più la possibilità di abilitare e disabilitare l'accesso alle cartelle condivise per tutte le virtual machine, inoltre l'accensione e lo spegnimento sia delle virtual machine sia dei terminali, chiaramente se i terminali lo permettono. Se premiamo sul tasto Esegui abbiamo la possibilità di avviare lo specifico task. Torniamo indietro, chiudiamo con terminali, ovvero i terminali periferici per accedere all'infrastruttura censiti con la possibilità dell'accensione e dello spegnimento e la possibilità per l'utente, per il cliente, di censire ulteriori terminali. Questa è una prima panoramica sintetica del pannello di amministrazione di QBARC. Nel 2021 verrà messo in produzione il nuovo pannello di amministrazione di QBARC che, come ho anticipato, permette di gestire da un unico pannello web più isole di QBARC, quindi più installazioni. Una panoramica veloce del funzionamento: server, isole di QBARC, con la possibilità di differenziare l'ambiente fisico dall'ambiente logico, e utenti. In questo caso il pannello è stato verticalizzato per un utilizzo in ambito educational. Grazie.